Pochi libri hanno influenzato la mia vita come questo, I segreti della chimica di Robert Brent. Me l'hanno regalato i miei genitori in terza elementare insieme al Piccolo chimico e da allora, dopo averlo letto, dopo aver fatto i vari esperimenti, ho deciso che dovevo fare lo scienziato, in particolare il chimico. Ciao a tutti e bentornati sul canale del vostro amichevole chimico di quartiere. Questa libreria che sta dietro di me l'avete vista varie volte come sfondo dei miei video, quella dei fumetti è più grande dall'altra parte, questa è principalmente dedicata ai libri scientifici e di divulgazione scientifica. Molto spesso mi avete chiesto, sia con messaggi privati sia nei commenti, di suggerire dei libri di divulgazione scientifica o di scienza. Io seguo alcuni booktuber come Matteo Fumagalli o Ilenia Zodiaco e su Instagram la bravissima Tegamini, però raramente parlano di libri scientifici o di saggi. Quindi ho pensato che potrebbe essere utile darvi qualche suggerimento di lettura. C'è solo un problema, è che io non so fare le recensioni e quindi ho pensato semplicemente di raccontarvi alcune storie tratte dai libri che vi propongo. Oggi ve ne propongo due. Il primo libro è famoso, almeno tra tutti gli studiosi, studenti e appassionati di chimica. Si chiama I bottoni di Napoleone, come 17 molecole hanno cambiato la storia. È un libro di quelli che piacciono a me. Non è un libro didattico, è un libro divulgativo che racconta storie. Ho già trattato in un altro video la differenza tra divulgazione e didattica. È un libro che racconta storie bellissime che riguardano in realtà molto più di 17 molecole, perché gli autori le raggruppano in famiglie. Trovate i link qui sotto in descrizione dei libri che vi racconto. Gli autori hanno scelto alcune molecole che hanno in qualche modo sconvolto o comunque alterato il corso della storia. Vi faccio un esempio, pensate allo zucchero. Per ricavare questa molecola che dopo le conquiste coloniali sono state impiantate delle piantagioni da zucchero nel continente americano e in Asia nelle varie colonie, e la maggior parte degli schiavi servivano proprio per fornire della forza lavoro alle piantagioni. E che dire della morfina estratta dal papavero da oppio, come ha influenzato in vari modi il corso della storia, sia per i suoi usi, diciamo, medicinali, sia per quelli meno legittimi. Vi ricordo per esempio che l'eroina è un derivato della morfina tramite una semplice trasformazione chimica. Vi racconto brevemente, tratta dal libro, la storia dell'aspirina. Nell'Ottocento l'industria chimica aveva subito un enorme sviluppo, soprattutto grazie alla produzione dei primi coloranti di sintesi, che andavano pian piano a sostituire i pochi coloranti naturali che si erano sempre usati fin dall'antichità, che avevano vari difetti: il costo, la disponibilità, ma anche la stabilità, per esempio alla luce o in particolari condizioni. Con la scoperta dei primi coloranti di sintesi, l'industria chimica ha un'enorme diffusione, cosa che invece non era ancora avvenuta per i farmaci, per le molecole o per la chimica medicinale, diciamo così. Ma nel Novecento dai coloranti l'industria chimica si sviluppò ancora di più, aprendo completamente un nuovo campo, quello dei farmaci di sintesi. Fate conto che alla fine dell'Ottocento negli Stati Uniti la speranza di vita media di un uomo era circa di 46 anni e quella di una donna di 48. Se ci pensate era molto poco, adesso supera per entrambi i sessi i 70 anni. Nell'Ottocento la Bayer era una grande industria chimica che aveva fatto, diciamo, le sue fortune, come tante altre, nel campo dei coloranti, in particolare delle aniline. Lavorava alla Bayer un chimico, Felix Hoffmann, che nel 1893 cominciò a interessarsi ai derivati, cioè alle molecole simili dell'acido salicilico. Questo acido veniva ricavato chimicamente dalla salicina. La salicina è una molecola naturale che si estrae dalla corteccia del salice e che era stata scoperta e isolata per la prima volta nel 1827. Che gli infusi della corteccia di salice, così come di altri alberi come il pioppo, avessero delle proprietà terapeutiche, per esempio fossero antipiretiche, cioè servissero ad abbassare la febbre, o fossero analgesici, era una cosa già nota da millenni. Il medico greco Ippocrate curava la febbre con degli estratti dalla corteccia di salice. L'acido salicilico, oltre che da trattamento chimico della salicina estratta dalla corteccia del salice, in natura si può trovare anche nei fiori di un'erba, la Spirea ulmaria. L'acido salicilico, che si ricava chimicamente,
è molto più potente della salicina, che invece si estrae naturalmente. Tuttavia ha un problema. Il problema è che non viene ben sopportato dallo stomaco, è un irritante, può essere addirittura tossico, per cui questo riduce molto le proprietà medicinali di questa sostanza. Felix Hoffmann iniziò a studiare dei composti, chimicamente a modificare l'acido salicilico. Lo fece perché era interessato a sviluppare una molecola che potesse aiutare suo padre, che era ammalato di artrite reumatoide, e niente delle terapie che potevano essere fornite all'epoca sembrava funzionare, neppure la salicina. Hoffmann modificò chimicamente l'acido salicilico, noi chimici diciamo che lo acetilò, e produsse l'acido acetilsalicilico, nella speranza di mantenere o addirittura di aumentare le proprietà terapeutiche dell'acido salicilico, ma al tempo stesso di ridurre la tossicità per lo stomaco. Lo somministrò in un esperimento che adesso ovviamente sarebbe assolutamente illegale, non sarebbe eticamente accettabile, ma all'epoca le cose andavano diversamente. Lo somministrò al padre, che ne trasse giovamento, e da lì il passo fu breve per la Bayer verso la commercializzazione di questo nuovo farmaco. Pensate che adesso l'aspirina è il farmaco più utilizzato al mondo. Quanti di voi non hanno mai preso un'aspirina? Probabilmente quasi nessuno. Quindi pensate a che influenza possa aver avuto sulle persone in questo secolo. L'aspirina venne commercializzata per la prima volta nel 1899. Al crescere della popolarità di questo farmaco crebbero anche le difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, per cui sia dalla corteccia del salice sia dall'erba, e quindi trovarono delle nuove vie sintetiche, delle nuove vie per produrlo a partire da materiali diversi. In particolare venne trovata una sintesi, una via per produrla a partire dal fenolo. Ora, il fenolo però in quel periodo, stiamo parlando dei primi anni del Novecento, era utilizzato anche per la produzione di esplosivi, in particolare del trinitrofenolo, detto anche acido picrico, e durante la prima guerra mondiale la consociata americana della Bayer acquistò praticamente tutto il fenolo che riuscì a trovare sul mercato sia nazionale che internazionale al fine di produrre tutta l'aspirina che gli veniva richiesta. Questo ha portato a una riduzione sul mercato internazionale della disponibilità di questa materia prima che, come dicevo, serviva per fare degli esplosivi. Gli autori ipotizzano che questo possa avere avuto un ruolo nello sviluppo degli esplosivi a base di un'altra molecola che era il TNT, cioè il trinitrotoluene invece del trinitrofenolo. Un'altra molecola che ha una storia affascinante, in realtà molte storie affascinanti che vengono tutte raccontate nel libro, è la vitamina C o acido ascorbico. Dopo le scoperte di Cristoforo Colombo, moltissime navi sempre più grandi cominciarono a solcare gli oceani alla scoperta di nuove terre e per stabilire nuove colonie. Nel 1519 Ferdinando Magellano inizia il suo viaggio per circumnavigare il globo per la prima volta, passando a sud dell'Argentina e del Cile in quello che poi sarebbe stato chiamato lo Stretto di Magellano. Partì con un equipaggio di 5 navi e 237 persone. Ritornarono, dopo aver fatto il giro del mondo, con una sola nave, con 18 persone superstiti, e Magellano tra l'altro era stato ucciso nelle Filippine. La maggior parte però dell'equipaggio di Magellano non morì per le battaglie, ma morì di una malattia che si chiama scorbuto, e noi sappiamo essere causata dalla carenza di vitamina C. Lo scorbuto è terribile, dà delle emorragie dalla bocca, dal naso, sanguinamento delle gengive, vomito, diarrea, perdita dei denti. La lista dei sintomi è lunghissima e molto spesso si muore per delle infezioni che uno contrae, come per esempio la polmonite, o addirittura di infarto, e questo anche nei giovani. Era una malattia nota da secoli, ma che non aveva mai colpito i marinai. I marinai delle navi greche o romane non si allontanavano mai troppo dalle coste e facevano frequentemente degli sbarchi a terra per imbarcare del cibo e delle bevande fresche. Con l'avvento delle grandi navi oceaniche, a partire dal 400, con tanti uomini a bordo che avevano bisogno di essere nutriti a volte per mesi, cominciarono a vedersi gli effetti di questa malattia sugli equipaggi. La dieta dei marinai era basata soprattutto su due cose: carne salata e delle gallette, cioè un impasto di farina e di acqua senza sale, cotto a tal punto da diventare molto duro. Questo era necessario per poterle conservare in tutte quelle settimane o mesi di viaggio in un ambiente molto umido. Poi ogni tanto c'era della birra, del formaggio, dell'aceto,
ma niente frutta e verdura fresca, quindi niente fonti di vitamina C. La vitamina C, il libro lo racconta bene, è assolutamente importante per una serie di processi che avvengono nel nostro corpo. Uno su tutti, per esempio, è la produzione del collagene, cioè della proteina che forma il collante dei nostri muscoli e una serie di nostri tessuti connettivi. Quindi è fondamentale, e qui si spiega la presenza di quei sintomi quando c'era una forte carenza di vitamina C. Nel 1497 un centinaio dei 160 uomini di equipaggio di Vasco da Gama, l'esploratore che fece per la prima volta la circumnavigazione dell'Africa passando dal Capo di Buona Speranza, morirono non per le battaglie navali, ma morirono per lo scorbuto. In realtà, che per scongiurare questa malattia fosse necessario cibarsi di frutti o di verdure fresche era già noto per esempio ai cinesi, che nelle loro navi coltivavano dello zenzero. Questa informazione deve essere stata sicuramente passata anche ad alcune navi della flotta olandese della Compagnia delle Indie, perché si racconta che su alcune navi, quando si presentava un caso di scorbuto tra i marinai, il medico di bordo dava del succo di limone e frequentemente si fermavano nelle varie isole a caricare degli agrumi proprio a questo scopo. Questa però non era un'informazione diffusa tra tutti i capitani, anche perché c'era un sacco di confusione. Ancora alla fine del 600 un trattato sulle malattie che possono colpire i marinai elencava come trattamento di questa malattia frutta e verdura, sì, ma elencava anche altri possibili trattamenti come fornire del siero di latte, della cannella o dell'aceto o altre cose completamente inutili. A chiarire scientificamente le cose fu il medico James Lind nel 1747 imbarcato sulla Salisbury. Lind divenne noto per aver effettuato il primo studio scientifico clinico controllato, con le limitazioni dell'epoca ovviamente. Voleva capire che cosa poteva servire per curare lo scorbuto, e allora selezionò 12 marinai sulla sua nave che ne soffrivano. Li scelse accuratamente in modo che fossero più o meno della stessa età e più o meno in condizioni fisiche simili, proprio per eliminare altri tipi di fattori che potevano confondere. Diede loro una dieta diversa da tutta quella degli altri marinai, che vi dicevo era di carne salata e gallette, e diede una dieta a base di carboidrati, sostanzialmente del porridge d'avena con del brodo di montone, delle gallette bollite, del grasso bovino, riso e uva sultanina. Niente quindi fonti di vitamina C, noi diremmo. Questi 12 marinai vennero divisi in 6 gruppi di 2 l'uno, a cui diede un ingrediente diverso per completare la dieta. I primi 2 ricevettero un quarto di sidro e vabbè, gli è andata bene. Un po' meno bene andò agli altri 2, che dovettero bere dell'acqua salata di mare, o anche agli altri 2 del gruppo successivo, che dovettero bere dell'aceto. Altri 2 presero un intruglio a base di aglio, cremor tartaro, orzo, senape e chissà che altro. Ma quelli che se la passarono peggio probabilmente erano quei 2 che si dovettero bere dell'acqua con dell'acido solforico, ebbene sì, diluito ovviamente. All'ultimo gruppo vennero dati 2 aranci e un limone da consumare ogni giorno. Dopo una settimana in questo gruppo lo scorbuto era completamente passato. Fortunatamente l'esperimento venne bloccato e anche a tutti gli altri vennero dati degli agrumi. Questa è la storia del primo esperimento clinico controllato. Lind pubblicò i suoi risultati in un libro, ma dovettero passare più di 40 anni perché la Marina britannica cominciasse a distribuire obbligatoriamente degli agrumi per i marinai per evitare l'insorgenza dello scorbuto. E questo perché non tutti i comandanti credevano all'esperimento di Lind, e ancora alcuni pensavano che in realtà ciò che causava lo scorbuto era non la mancanza di frutta e verdura, che comunque veniva odiata dai marinai che non la volevano mangiare. I marinai volevano mangiare carne, era, dicevano, il fatto che mangiassero tanta carne salata e dovevano invece mangiare della carne fresca. James Cook, il leggendario capitano della Marina britannica che fece tantissime esplorazioni e scoperte, la scoperta delle isole Hawaii per esempio, o la circumnavigazione della Nuova Zelanda, lui fu il primo comandante della Marina britannica a obbligare i suoi marinai tutti a consumare frutta e verdura fresca invece della solita carne salata e delle gallette, e quindi si premurò
ogni volta che poteva di fermarsi nei vari paesi che toccava e fare dei rifornimenti con questo tipo di cibo. Cook non perse neanche un marinaio per colpa dello scorbuto e quindi fu grazie a questa molecola, all'acido ascorbico, e il libro poi racconta cosa successe dopo, ci sono tantissime storie da raccontare su questa molecola, ma fu grazie a questa molecola contenuta negli agrumi ma anche in altri vegetali che furono possibili le grandi esplorazioni oceaniche senza perdere l'equipaggio. Quindi insomma è un libro che consiglio a tutti quelli che hanno un interesse per la scienza. Non vi fate spaventare, ogni tanto ci sono delle formule, ma sono solamente degli abbellimenti grafici, possono essere più utili magari per uno studente di chimica, ma non sono assolutamente necessarie per la comprensione del testo. È veramente un piccolo gioiello, è stato pubblicato molti anni fa, è stato ristampato più e più volte e assolutamente merita. Il secondo libro di cui vi voglio parlare oggi è un piccolo delizioso librino perché è molto piccolo, si legge veramente in una serata. Si chiama Le regole della cura, la medicina è un racconto, di Siddhartha Mukherjee, che è un medico. Tra l'altro ha vinto il premio Pulitzer con un altro libro di cui magari parleremo un'altra volta. Sono le sue riflessioni alla ricerca delle regole, o meglio delle leggi della medicina, leggi che ovviamente non possono essere così precise come quelle della chimica e della fisica, e sono riflessioni che raramente si trovano nei libri di medicina che possiamo trovare in una qualsiasi libreria. Se andate in libreria vedete tantissimi libri nella sezione medicina, ma quasi sempre si tratta di racconti delle nuove scoperte, questo o quel campo della medicina, oppure descrizioni su come prevenire una certa malattia o invece che un'altra. A volte invece nella sezione medicina ci sono delle cose veramente improbabili che non dovrebbero stare lì, ma questo è un altro discorso. Questo è un libro diverso che credo possa interessare tutti gli studenti di medicina e delle discipline affini, ma anche le persone comuni, perché tutti noi prima o poi abbiamo a che fare con la medicina e con i medici, perché propone delle riflessioni che ho il sospetto non si riescono a fare durante il corso di studi normale, così pieno di cose da imparare, tecniche, nozioni e così via. Mukherjee trova le sue leggi, le sue personali leggi, ripercorrendo alcuni episodi che ha vissuto come medico, sia da studente che come interno in ospedale. Parla dell'incertezza, incertezza con cui ogni medico deve convivere per tutta la sua carriera. È un'illusione pensare che adesso, con tutti gli strumenti diagnostici a disposizione, il medico abbia una vita molto più facile di quella che aveva 50 anni fa. E questo perché, lo spiega Mukherjee, i test diagnostici da soli non servono a nulla se prima non c'è l'esperienza del medico e l'aggiunta di informazioni extra sulla sua vita, su come vive, su come si presenta, sui movimenti che fa, su quello che potrebbe avere, perché ci sono migliaia e migliaia di test possibili che si possono fare, ma non si possono ovviamente fare tutti. E anche se si potessero fare tutti, spiega benissimo Mukherjee, non riusciremmo lo stesso ad avere una diagnosi automatica, e questo per un motivo che lui spiega benissimo utilizzando il teorema di Bayes. Ebbene sì, la matematica serve anche ai medici e il teorema di Bayes serve proprio per, Bayes era un monaco, serve proprio per cercare di capire come mai, senza fare delle ipotesi aggiuntive, i risultati di un test diagnostico, pensate a quello dell'HIV per esempio, non siano necessariamente da prendere per oro colato. Mukherjee racconta, per spiegare questa cosa, un bel aneddoto tratto dalla sua esperienza personale che non vi racconto, ve ne racconto un'altra invece che ha a che fare con un'altra legge che lui trova e che ha a che fare con gli errori. I medici, oltre che convivere con l'incertezza, devono convivere anche con gli errori. Gli errori accadono ed è spesso un tabù, non si può mai parlare di errori in medicina o di errori dei medici. E spesso quando viene fatto sempre in termini accusatori, spesso finiscono sui giornali con la mala sanità. Ovviamente ci sono davvero dei casi di mala sanità in senso stretto, però dobbiamo accettare, noi come pazienti, ma anche i medici lo devono accettare, che l'errore è una parte inestricabile e inseparabile della professione della medicina. Errori di singole diagnosi o errori durante un'operazione chirurgica che magari può portare alla morte un paziente, errori che non ci piace accettare che esistano,
ma che, data l'incertezza in cui si muove il medico, anche bravissimo, probabilmente statisticamente sono anche inevitabili, senza necessariamente pensare alla malafede o a una cattiva applicazione della medicina. Ci sono però anche errori su larga scala, errori che spesso sono dovuti a una scarsa applicazione del metodo scientifico, errori su terapie o diagnosi che racconta Mukherjee in modo molto vivido. Mukherjee racconta la teoria, una volta in voga ma adesso completamente sconfessata, delle cosiddette madri frigorifero, madri che secondo la teoria avevano una scarsa propensione ad essere affettuose con i propri figli e quindi per questo diventavano degli autistici. Nel 1912 uno psichiatra svizzero coniò il nome autismo per quella malattia mentale di alcuni bambini che sembrano persi nel loro mondo interiore, in una sorta di labirinto, e rifiutano il contatto emotivo con le persone che gli stanno intorno e spesso si producono in gesti assolutamente ripetitivi. Negli anni 60 del secolo scorso si fece strada l'idea che l'autismo fosse dovuto a una mancanza di relazioni emotive tra alcuni genitori e i propri figli. Le osservazioni sperimentali avevano infatti visto che i genitori dei bimbi autistici si comportavano in maniera piuttosto fredda con i loro bambini. E negli anni 70 questo insieme di osservazioni e di teorie diede luogo a quella che vi ho detto, alla teoria della madre frigorifero, in cui si incolpava sostanzialmente le madri di una scarsa relazione emotiva con i figli. Come terapie venivano suggerite un sacco di cose, dalle scosse elettriche alle terapie comportamentali agli allucinogeni. Ora noi sappiamo che l'autismo ha una fortissima componente genetica e si sviluppano delle mutazioni in corrispondenza dei geni che regolano lo sviluppo del cervello. Col senno di poi il comportamento delle madri distaccate nei confronti dei figli autistici era una conseguenza e non la causa dell'autismo. Ma gli errori possono essere non solo sulle diagnosi, ma anche sulle procedure. Mukherjee racconta la storia di una procedura chirurgica che venne sviluppata e introdotta agli inizi del Novecento per trattare il cancro alla mammella. Agli inizi del XX secolo la chirurgia stava fiorendo e si stavano cercando dei modi per curare il cancro al seno di moltissime donne. L'asportazione del cancro al seno era una pratica che si sperava potesse essere utile. Tuttavia, molte donne che avevano avuto l'asportazione del tumore avevano delle ricadute frequenti negli anni successivi con delle metastasi e purtroppo morivano. A Baltimora, alla fine dell'Ottocento, il chirurgo William Halsted si convinse che il problema risiedeva nel fatto che le tecniche chirurgiche utilizzate per asportare il tumore al seno di quelle donne non erano abbastanza radicali, cioè lasciavano, a suo dire, dei frammenti di tessuto del tumore che poi si poteva, dopo l'operazione, replicare e far ricadere le donne con una seconda manifestazione di tumore. Ideò allora quella che lui chiamò la mastectomia radicale. Si trattava dell'asportazione completa del seno della donna e addirittura anche dei muscoli pettorali, una cosa che, se potete immaginarla, è assolutamente devastante sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista psicologico. La visione di Halsted, racconta Mukherjee, non venne minimamente contestata, lui era un'autorità nel campo e non venne quindi neanche messa alla prova con dei test come invece adesso sappiamo dover fare. Nessun chirurgo si faceva venire il dubbio che potesse non essere necessario un'operazione così radicale. D'altra parte si trattava della vita delle persone, quindi non ci si poteva permettere di avere dei dubbi. Mukherjee osserva intelligentemente che la speranza, che è il motore che muove le persone che decidono di curare altre persone, cioè se vuoi diventare medico la tua speranza è di curare le altre persone. La speranza però può essere anche un qualcosa che blocca lo sviluppo della medicina, perché tu vuoi ardentemente che la terapia che stai utilizzando funzioni. Questa però è un'insidia che può anche creare dei danni ed è per questo che nel corso degli anni
nella scienza e nella medicina si sono messi a punto dei protocolli per testare farmaci o procedure per capire se effettivamente una certa procedura, un certo farmaco, un certo trattamento può dare gli effetti che tutti noi speriamo. Negli anni 40, cioè 40 anni dopo l'utilizzo su larga scala di questa mastectomia radicale, qualche chirurgo in Inghilterra alzò la mano e cominciò a dire: ma forse se continuano ad ammalarsi forse non è la strada giusta. Eppure rimase totalmente inascoltato. Tanta era diffusa la fiducia in questa procedura che, ripeto, non era mai stata messa alla prova scientificamente. Negli anni 60 un altro chirurgo americano, Bernie Fisher, iniziò a testare scientificamente questa procedura chirurgica e lo fece utilizzando degli animali e si convinse che questa procedura così radicale non era migliore di altri trattamenti che erano meno radicali, quindi meno invasivi per la donna. Ma fu solo negli anni 80 che si riuscì a organizzare il primo studio clinico su larga scala per verificare se la mastectomia radicale aveva davvero ragione di essere preferita ad altri tipi di trattamenti. Ci fu una diffusa ostilità verso Bernie Fisher, addirittura non si riusciva a trovare, racconta, il controllo, cioè quelle pazienti ammalate di cancro al seno che dovevano essere trattate non con la mastectomia radicale ma con un trattamento più blando seguito da una radioterapia. Non si riuscivano a trovare perché molti chirurghi si rifiutavano, perché in cuor loro la mastectomia radicale era l'unica cosa che poteva salvare queste donne. È rimasta famosa una frase di Fisher mentre descriveva lo studio clinico, ma che si può applicare benissimo per qualsiasi teoria scientifica. Fisher disse: "In God we trust, all others must bring data", cioè noi ci fidiamo di Dio, ma per tutti gli altri che portino dei dati. Ed è quello che fece negli anni 80 e i risultati furono devastanti per la chirurgia al seno dell'epoca, perché Fisher dimostrò che quel trattamento così invasivo non era assolutamente da preferire ad altri trattamenti meno invasivi. Le pazienti purtroppo avevano la stessa probabilità di avere una ricaduta sia che avessero subito una mastectomia radicale sia che avessero subito altri tipi di trattamenti. Questo studio clinico venne ripetuto negli anni 90 e ancora una volta nel 2000, sempre con gli stessi risultati. Si stima che tra le 100.000 e le 500.000 donne siano state operate al seno con la mastectomia radicale. Ora questa terapia, grazie anche a questi studi clinici scientificamente controllati, è utilizzata solo raramente. Ora noi sappiamo che le ricadute di queste pazienti purtroppo erano dovute al fatto che il tumore rilascia delle cellule che se ne vanno in giro nel corpo e quindi formano delle metastasi prima ancora di essere operato, e quindi la mastectomia radicale di Halsted era assolutamente inutile a questo proposito. Finisco questa non recensione con una frase di Voltaire. Voltaire diceva: "I medici sono persone che prescrivono medicine di cui sanno poco contro malattie di cui sanno ancora meno a persone di cui non sanno nulla". Mukherjee fa notare che la parola chiave in questa citazione caustica di Voltaire è la parola sapere. La medicina riguarda l'impiego del sapere in condizioni di incertezza e questo rende la medicina la scienza più umana, dice Mukherjee. Spero che queste due non recensioni vi siano piaciute e nel caso fatemelo sapere nei commenti e magari chiedetemi anche qualche cosa di più specifico. Per oggi vi saluto e arrivederci alla prossima volta sul canale del vostro amichevole chimico di quartiere. Ciao!